Ciao ragazzi, sono Roberto De Rosa e sono un bassista. Questa è la prima puntata di una nuovissima rubrica didattica per basso elettrico che riguarderà diversi argomenti: impostazione, tecnica, armonia, ritmo, improvvisazione e tanto altro. E come dice il mio format, te lo spiego in 5 minuti. Come al solito, non dimenticate di iscrivervi e di attivare la campanella degli avvisi per restare sempre aggiornati sulle prossime lezioni. In questa prima puntata vi spiegherò come prendere confidenza con questo meraviglioso strumento che è il basso elettrico. Iniziamo con l'imbracciare il basso. Come? Ecco, questa è la giusta posizione, con la schiena dritta. In genere la tracolla va regolata in modo che il corpo del basso sia appoggiato appena sulla coscia quando siete seduti. Questa è a mio avviso la posizione ottimale per scongiurare problemi fisici come infiammazioni o tendiniti. Infatti la mano destra si appoggia al basso in maniera spontanea e rilassata. Se regolaste la tracolla più stretta, il polso della mano destra sarebbe maggiormente in tensione e a lungo andare vi fareste male. E non va bene proprio questa cosa. Se al contrario regolaste la tracolla più larga, la mano destra sarebbe più rilassata, ma ad essere in tensione stavolta sarebbe la mano sinistra e vi fareste male anche in questo caso. Non fatevi male, vogliate bene a voi stessi, regolate bene la tracolla. Il basso è probabilmente uno dei pochi, se non l'unico strumento che si suona con il polso della mano destra leggermente piegato, quindi state molto attenti a come posizionate questa mano. Appoggiate la mano destra sul ginocchio in maniera totalmente rilassata e poi tiratelo indietro fino al corpo del basso. Ecco, questa è la posizione che deve assumere. Potete appoggiare il pollice su un pick-up ma senza fare pressione su di esso. Ora tenete il braccio sinistro sul fianco, anche in questo caso il più rilassato possibile, e poi portate la mano sul manico del basso in modo naturale. Le dita vanno posizionate in maniera tale che ciascuna poggi su un tasto, così. E il pollice, che sta nella parte posteriore del manico, deve stare per lo più in mezzo tra l'indice e il medio. Per fare una cosa all'italiana, però sei molto italiano, perdonami, te lo posso dire, sei molto italiano. Possiamo pensare al gesto "che c***o vuoi", che rende perfettamente l'idea. Per pizzicare le corde con la mano destra utilizzate la parte dei polpastrelli delle dita indice e medio tra la punta e il centro dell'ultima falange. Non inarcate le dita quando eseguite il movimento. Spingete le dita verso il pollice, alternando sempre indice e medio quando pizzicate le corde. Se state suonando la quarta corda, l'indice si appoggia sul pollice e il medio si alza per pizzicare la corda a sua volta. Per capire meglio questo movimento, immaginate di mimare il passo di un soldato. Se pizzicate la terza corda, potete mantenere il pollice sul pick-up oppure appoggiarlo sulla quarta corda. Il movimento sarà lo stesso. Le dita si appoggeranno non più sul pollice, ma sulla corda sottostante quella che avete appena suonato. Andando a pizzicare le corde più acute, potete scegliere di mantenere il pollice sulla quarta corda oppure di appoggiarlo su una corda più acuta. L'importante è non piegare il polso ed eseguire sempre un movimento il più rilassato e fluido possibile. Per suonare le note con la mano sinistra sulla tastiera del basso, appoggiate le dita sui tasti. Cercate di posizionare le dita all'interno del tasto, evitando di fare pressione proprio in prossimità del tasto, altrimenti si sente questo. Bene, per oggi è tutto. Vi ricordo che se vi è piaciuto il video e volete supportarmi, cliccate sul tasto iscriviti e attivate la campanella degli avvisi. E non dimenticate di seguirmi su tutti i social. Ci vediamo al prossimo, te lo spiego in 5 minuti. Ciao! A proposito, se volete consigliarmi degli argomenti che vorreste io trattassi in questa rubrica, scrivetelo nei commenti. O se volete potete mandarmi un messaggio in privato. Ascolterò le vostre richieste e nei prossimi mesi in 5 minuti. Ciao!